Salve ragazzi, Ciao eccoci! ragazzi, ciao amici e ciao Matteo. Perché Siamo- Matteo non è un amico. Aspetta, subito ti zittisco che si parte alla grandissima. Vai. Carichi. Ragazzi, in tanti di voi ci dicono che non siete riusciti a vederlo. Non si capisce se avete visto o non l'avete visto. Noi abbiamo fatto andare comunque subito il trailer. Tra l'altro, nel momento del trailer c'è stata proprio una congestione elevatissima della rete. Beh, Tra l'altro giustamente. è andato veramente a scatti. Magari lo rivediamo dopo, giusto per Sì. vederlo. Diteci com'è andato intanto in chat, così riusciamo a regolarci anche su questo fronte. Nel frattempo, comunque, in generale, siamo qui. Abbiamo visto. Dicono che effettivamente non si è visto, quindi poi magari dopo Lo riguardiamo con riguardiamo un calma. attimo con calma. Così cerchiamo di evitare anche la congestione della rete che c'è stata nel momento in cui tutti chiaramente erano lì ad attendere Esatto. che arrivasse il trailer e noi chiaramente non siamo stati da meno. Sì, purtroppo laggava anche a noi in effetti perché erano tutti connessi in quel momento e quindi era anche normale che laggasse purtroppo. Adesso in qualche modo proviamo a farvelo rivedere, così dimostriamo un po' di cose mentre il buon Eric ci racconta un po' di quelle che sono le strategie di Activision, la decisione di tornare alla seconda guerra mondiale, di mostrarci qualcosa di diverso dagli ultimi capitoli e magari evitare, come qualcuno di voi sta dicendo in chat, di mettere i nazisti con il jetpack, che non sarebbe bellissimo. If you can't wait until November to play it, well, good news. You don't have to. I'm excited to announce right here, right now, that later this year, we'll be hosting a private multiplayer beta. This is just the beginning of a journey that we'll be taking with you all year. You're going to be hearing more from us more often, with more information than ever, as we reveal all the details we've got in store for you with Call of Duty World War II. And that starts right now. We've got a great lineup here today, ready to answer the questions that you've sent to us. In a few minutes, I'll be bringing up Michael and Glenn from the studio, as well as a few members of our cast. As you'll see, the team at Sledgehammer has poured their heart and soul into this game. No battle was too big, no detail was too small. From the painstaking historical research, to visiting each and every one of the game's real-life locations, to sweating the audio and visual details that get In poche parole stanno dicendo che in realtà Sledgehammer si è impegnata per riproporre la seconda guerra mondiale nella maniera migliore. Long-standing fans to experience World War II like never before.
and to introduce this historic conflict to a whole new generation of players along the way. So let's get Ok, right to it. racconterà la seconda Here's a guerra mondiale in behind-the-scenes maniera come look at non the si è creative mai visto process fino at ad the ora e studio. permetterà alle nuove generazioni di vivere questo conflitto in maniera abbastanza particolare e comunque unica. Traduciamo, visto che in chat ci chiedono di dar loro una mano con la lingua. The Second World War goes beyond all boundaries in every category. We see more nations involved in a single conflict. We see casualties Qui si higher fa than ever un before. racconto Just a storico di quella che è stata la generation seconda guerra before, mondiale, at the quindi end of the tutti i First World paesi che War, sono the stati Great coinvolti War. nel They conflitto, didn't call it World conflitto War che I because they chiaramente davvero expected that partì, nothing like this mise ever in happened campo again. tutte le forze And a dall'America al generation Giappone, later, something partendo dalla happens that's Germania, even bigger che all'epoca and even ricorderete worse in era so many sotto ways. il governo nazionalsocialista, che quindi con Hitler fece partire tutto il conflitto. We have the honor of making this year's Call of Duty called World War II. Our chance to tell the epic, gritty, visceral story of the world's greatest conflict. There is a genuine interest in producing a product that is historically authentic. Stanno dicendo tutti che sono chiaramente orgogliosi e che c'è anche un genuino entusiasmo e interesse nel lavorare a un capitolo che comunque si sta concentrando sulla seconda guerra mondiale, che ricordiamo non è un setting che comunque si è visto spesso in Call of Duty. No, in generale è un In ritorno. generale, esatto. Le guerre storiche in generale non sono state. Beh, la seconda sì, in generale meglio della prima, che la prima Sì. ha avuto veramente una vita difficile all'interno del mondo dei videogiochi. In poche parole stanno spiegando come in realtà tutto il setting della seconda guerra mondiale per tantissime caratteristiche sia il setting tra virgolette ideale per poi realizzarci al suo interno un Call of Duty. Niente di nuovo, No, esatto. però soprattutto magari ricontestualizzare una seconda guerra mondiale e rigiustificare il fatto che comunque sono tornati indietro dopo essere andati invece così tanto in avanti. Ecco, io sarei curioso a questo punto di sapere, magari ce lo diranno adesso mentre noi cerchiamo di tradurvi e trasmettere quello che stanno dicendo, da che punto di vista entreremo in questa seconda guerra mondiale? Se avremo la possibilità di essere gli occhi degli americani, dei tedeschi, quindi di quale dei due lati della battaglia seguiremo? Deeper emotional reaction to the game, quindi comunque cerca sempre di approfondire anche il lato più, come dire, del vissuto. Ti chiedono se puoi alzare l'audio del video. Assolutamente. Research and watch a lot of film, a lot of archive footage to see how combatants in World War II would behave. Non sappiamo se ci sarà un gameplay, lo stiamo scoprendo insieme in questo momento. Ci auguriamo di sì comunque. Quello che abbiamo intravisto. The ambiances, the music, the dialogue, everything has to be created from scratch. We had a real opportunity here to do a level of authenticity and reality true to the war, true to the soldiers who fought in that war. Quindi qui si parla anche di quella che è il ricreare poi l'audio, tutti gli effetti sonori, i rumori, quindi il lavoro che è stato fatto sul sound design per riprodurre anche quelli che sono gli effetti delle armi. Avete visto quando l'ha ricaricata, quando l'ha finita di montare, ha fatto un effetto particolare, quindi per loro è una grande opportunità poter riprodurre tutto quello che accadeva in realtà sul campo di battaglia. I think this is a great opportunity to have them experience that and feel that. Potrebbero esserci sottotitoli in realtà, ci dicono sul video. Probabilmente se li attiviamo ci risolviamo il problema della traduzione. Devo vedere, perché stiamo prendendo comunque il feed da Twitch che è arrivato prima rispetto a quello che avevamo su YouTube. Sì, dicono che dovrebbe essere sottotitolato proprio quello di Twitch. And that is how you do a global reveal, because that's what it was, the global reveal of the new Call of Duty game, going back to World War II. I'm OJ Borgia at the BFI in London, the IMAX screen, the biggest screen in the United Kingdom, which seems a fitting place to have a game of such cinematic scope. Now, watching that trailer for the first time, like you, I was so hyped watching it, and I would be hyped if it was any Call Non of Duty sappiamo game, se but ci the sarà fact un that Call of gameplay, Duty is uscirà going su back to Switch. roots. I mean, I need to just calm down just slightly because I'm overhyped right now. But between the trailer and the video that we just saw, I am dying to know more about this game, as I'm sure you are. That's why you've chosen. Vabbè, adesso comunque faranno un minimo di intervista giusto per spiegare un attimo qualcosa di più sul gioco. Ci sta. We're here right now. How excited are you guys right now? Dude, after 2.5 years of sitting quiet, this is an incredible moment, so thanks. It is just an exciting moment. Now, my heart's still racing as the audience picks up on that. Thank you. It was
a great trailer. My heart's still racing from it. It was gritty. We talked about the art direction in that documentary, which was dark and emotional. Do you know, it felt like what I would guess it would be like to be in World War II. Can you tell us a bit more then about the detail and the research that went into making this new Call of Duty? Parlateci un po' più di quella che è stata la ricerca, come abbiamo detto prima, dietro la Seconda Guerra Mondiale. Family members that have been touched by the war, and paying attention to every detail is our way of honoring them. We spent 2.5 years researching, studying, 2 anni e mezzo di lavoro, guardando documentari o comunque parlando con i veterani della Seconda Guerra Mondiale. Hanno utilizzato le più moderne tecnologie per catturare tutti i dettagli. Anche più piccoli. You know, in addition to Normandy, we literally traveled the routes of the 1st Infantry Division and other Allied units, from the English Channel to the hedgerows of northern France, through Luxembourg and Belgium and past the old city of Aachen. Diciamo che hanno fatto uno studio che va anche un po' al di là dei confini territoriali, per cui non sono limitati a una particolare fazione, ma hanno cercato di vederle un po' tutte quante. Am I right in thinking you had a historian working on this? In fact, we saw him, didn't we? In that mini doc. Yeah, we certainly did. Marty Morgan, amazing. He's renowned World War II historian and author. He's been a huge part of the team. He's worked with us for the last 2 years. Adesso non ho capito bene il nome comunque hanno chiamato uno storico proprio per una documentazione più precisa. Qualcuno in chat ci sta dicendo che a nessuno interessa quello che hanno fatto con le ricerche, vogliono il gameplay. Però in realtà, ragazzi, c'è da dire che dietro un videogioco del genere c'è un grande lavoro. Io ricordo anche quando uscì The Order, ci raccontarono, Pessino ci raccontò del lavoro che avevano fatto per riprodurre The Order. Comunque per avere poi il gameplay finale ci vuole un grande lavoro di preparazione, di scenario. Anche l'immersività soprattutto è fatta di questi piccoli dettagli, a partire dalla campagna single player piuttosto che ovviamente quelle multi. And for Glenn and I, it's really humbling to have, you know, the opportunity to tell this incredible story of heroism, to honor the men and women who've sacrificed to bring around victory and what really is history's greatest conflict. L'idea comunque di raccontare una storia di eroismo di uomini e donne. Per cui questo è un po', come dire, il fulcro della narrativa del single player, probabilmente. No man presents alone either, because alongside me is a YouTuber, I call him the crown prince of zombies. That is Mr. Dalek JD, who I know is super hyped right now. That is correct, OJ, and I mean, that introduction was beautiful, and I'm just so happy to be here, and he's exactly right. Since Friday, we've been taking in your questions. Quindi adesso hanno chiamato la community, tra cui c'è anche uno YouTuber che è nella platea a dire cose. There is still time to get your questions in if you haven't already. All you need to do is make sure that you tweet at Call of Duty, making sure Quindi il discorso è che sarà una presentazione interattiva, il pubblico potrà interagire semplicemente twittando su relativamente al Call of Duty. Quindi sta facendo un po' la valletta social, ecco. Diciamo le cose con il loro nome. Yeah, Call of Duty World War II returns to that grounded, fast action gameplay that the franchise was built on. And for us, the core Call of Duty experience, like the concept of World War II, ritorno al multiplayer, al gameplay veloce che ha contraddistinto la serie. Aspetto che sia stato positivamente o negativamente. Cavolo, comunque è il gameplay che scatta. Perché comunque quando prima guardavo, cioè loro sono molto fluidi. No, però adesso riprende fluido appena parte il gameplay. I'm extremely excited by the fact that it's been nearly 10 years since Call of Duty. Il fatto che non vorremmo vedere questo tizio fluido, però vorremmo vedere il gameplay fluido. In chat chiaramente c'è una rivolta perché vorrebbero il multiplayer, vorrebbero il single player, vorrebbero l'informazione. Allora, considerate che il multiplayer di Call of Duty è sempre stato svelato al Code XP. Quindi c'è poco da girarci attorno. Dobbiamo aspettare quell'evento che è l'evento proprio del multiplayer per eccellenza prima di vedere qualcosa. Qualcuno dice gira su Switch perciò sta laggando. These guns have a real weight to them that is really visceral.
Qui stanno facendo vedere come in realtà vogliono riproporre le armi con una autenticità che deve rimanere distintiva. Automatic weapons symbolize brutality of World War II more than the belt-fed MG42, which you'll see. Terrifyingly powerful weapon. E stanno facendo un po' una carrellata di armi che potremmo ritrovare, che sono state prese pari pari dagli arsenali della seconda guerra Il che mondiale. attesta il lavoro che hanno fatto in maniera certosina. Anche perché al di là comunque del giocatore di Call of Duty che oramai gioca per sparacchiare in multiplayer, c'è comunque una fetta di giocatori, di quelli storici, che apprezzerebbe un ritorno alle origini fatto anche di questi dettagli, non soltanto del multiplayer, eventualmente una riproposizione della seconda guerra mondiale fedele in tutto e per tutto. E qui continuano sempre sulla stessa onda. Si stanno molto concentrando sulla Normandia. Like the sound of the 50 caliber rounds hitting the front of the boat, the vehicles crashing into the shore and taking cover behind the hedgehogs. In each case, we're targeting the most realistic gaming experience possible. And that's what it's about, isn't it? That realistic experience, that visceral Quindi stanno sound cercando that di goes on. creare l'esperienza più possibile vicina alla realtà. Quindi ha Per un parlato Call of anche di Duty. scontri tra i veicoli, esplosioni. Chissà se si potranno guidare questi veicoli, però. Chissà magari se c'è un'aumentata, una rinnovata distruttibilità ambientale, cosa che in Call of Duty effettivamente And non as c'è. you saw in the reveal trailer, players will storm the beaches of Normandy on D-Day, fight through the Hurtgen Forest, engage in urban combat through France and Belgium, and ultimately push towards Germany. Yeah, that's right. Quindi 3 fronti narrati. Quello del Belgio, quello tedesco e quello della Normandia. Ok. Se non mi sono perso qualcosa. Diverse and global cast of characters like Major Crowley from the SOE. Now he's a UK intel officer who earns recognition for his heroism earlier in the war. He helps plan the Normandy landings and then coordinates with the French resistance activities. Yeah, and while fighting through the German lines in France, players will be introduced to other great characters such as Rousseau, the powerful female leader of the Quindi, French resistance who forms a close bond with tanti all personaggi cast presi da queste situazioni. Qui adesso stiamo facendo il paragone del confine tra Germania e Francia, nella quale le donne francesi in realtà hanno avuto un ruolo abbastanza importante. He's joined by his best friend Zussman, a Jewish American private. You'll follow our squad across the European theater, and we're excited to say that a part of the cast is here today to talk more about the incredible journey. They are indeed. We'll bring them up on stage in a second. Glenn, Michael, don't go anywhere because we will be talking to you later on with some more questions from the community. Keep them coming in. But please do give a warm welcome to Jonathan Tuck, who plays Vediamo un po' Red's chi best arriva. friend, Private Zussman. If we swap everyone out, let's swap everyone out here as we do this bit. And Jeffrey Pierce, who plays Lieutenant Turner. Thank you very much, guys. Ah, sono gli attori che hanno interpretato poi dopo il particolari ruoli all'interno di questa storia. The great storytelling that goes on. And we've got the 3 J's here right now. Josh, I know you've had a huge amount of passion from this game since day one, being part of this project. What most excited you? Well, when I first heard about it, I sat with Brett and with Glenn, and they wouldn't even tell me what the game was at first because it was so confidential. And then, you know, they just Adesso told me, racconta tutta la really storiella about di come è entrato a far parte del cast e how poi much dopo detail they wanted to pay to it. And come non poteva dire niente perché era tutto sotto embargo. And actually start working on the game. Not only did they pay attention historically, but the writing was so incredibly good. I mean, it rivals anything that I've ever read, you know, as far as movie scripts. So, you know, it's just something that I've always wanted to do, and it turned out to be as much fun as any job. Diciamo che è anche un po' abbastanza, come dire, standard come intervista. Certo, è molto comunque rigido perché d'altronde non è che possono dire Who molto. knew? I thought it was just going to be a good time playing, you know. c'è lo script più bello che lui abbia mai letto, insomma. Lo speriamo, per carità. Was amazing, and these characters are so well rounded, and you know, they were right. They really did pay a lot of attention to, you know, being historically accurate and making sure these characters were
had a lot of depth. Comunque il fatto che sia storicamente accurato fa sì che anche i personaggi e loro che sono stati gli attori debbano esserlo necessariamente. sì, ma che siano anche proprio dentro la vicenda, He's- quindi he's a bit of a coinvolti dick. emotivamente. He's somebody who is obviously mission before man, and you know, it was something that was fun for me because I love playing the dick. I love playing the guy who everybody hates, and ultimately he has the dilemma about, you know, is it mission before man, or is it really man before mission? Because he connects to these guys. Il personaggio che interpreterà è un personaggio che è un po' un cazzone, infatti dice anche lui. Sergente cazzone. Sergente Cazzone, che deve ancora capire se le missioni vengono prima degli uomini o gli uomini prima delle missioni, quindi con un senso particolare del dovere, un po' anche diciamo lontano dall'emotività della guerra. And the work that we're being asked to do is of a scope of a massive feature film. And the storytelling sort of where games are at now, what you can capture, the detail and performance. Story is as important as gameplay. And gameplay has always been seamless in Call of Duty, but this is like really getting to do work of a level that you would expect to do in a film. Quindi comunque lì a che punto siamo arrivati nell'integrazione della storia all'interno del gameplay, ovviamente il livello aumenta anno dopo anno e qui anche gli attori stanno dicendo come si sono sorpresi nel vedere questo livello di dettaglio e di passione anche. It's an exciting process to be a part of as an actor. The performances are so much more visceral, and it's so much more of an exciting process to be a part of. And you're relying on everybody else to help you get where you need to get. It's a great experience. Well, because that's something you said to me earlier. I mean, I don't want to give anything away, but we met in the gym this morning. We bumped into each other. We were doing our work. Sono incontrati in palestra. And you said it was like being on stage, and it lent a whole new dimension to your performances. Because I think when you're doing TV or film, you can be off, can't you? Oh yeah. I mean, Josh and I, you know, this is our first video game. Jeff's done quite a few. We're used to just sitting back on. Sto dicendo comunque che il videogame dà una dimensione diversa rispetto a quella che può essere quella di una serie TV o di un film. Up to this point, it was just, you know, we just do our close up and then let somebody else do the other side. Exactly right. Head off to the trailer. Yeah, off to my trailer. Call me. No, but I mean, that's not it. That's swear to God. That's not it. 18 months with these guys. I've gotten to see both their kids grow up. They've gotten to see my dog get bigger. You know, we've seen other cast members, you know, lose girlfriends, get girlfriends. So that camaraderie was very reflective of this group of regular people who are diverse in religion, in age, in geography, in color, and getting to see that group of people in World War II is, I think, a wholly unique part of this game that I think people will appreciate when they're playing. When you scratch the surface, you find out that these guys, they're not fighting for bigger ideas than the love of the brothers around them and risking their lives. C'è qualcosa dietro questo gioco, soprattutto dietro la narrativa che accomuna anche questi ragazzi all'interno del gioco e che li porta anche a vivere, oltre che un rapporto tra di loro, anche a vivere all'interno di questo contesto degli ideali ben maggiori, alla ricerca comunque di un motivo per combattere alla fine, che è quello che... Not only is it a kick-ass game, but because they spent so much time making this historically accurate, it's going to expose the whole World War II story to a whole new generation. And that's really, you know, I'm really honored to be a part of this game for that reason. Ecco, qui secondo me ha detto una cosa importante, perché dice con tutta diciamo l'accortezza che hanno utilizzato, che hanno avuto nel riprodurre la seconda guerra mondiale, è un ottimo modo per mostrarla e per insegnarla, magari gli metto in bocca questa parola, insegnare anche alle nuove generazioni. Quindi è come se volessimo quasi dire che il videogioco, Call of Duty in questo caso, voglia sostituirsi magari un libro di storia, ma magari integrare quella che può essere l'esperienza a scuola di un libro di storia. Io mi immagino magari
magari il ragazzo di 16 anni che si ritrova a scuola, che sta studiando la seconda guerra mondiale, o magari più a 17 anni, e nel frattempo quando torna a casa la gioca anche con Call of Duty. Può essere sicuramente un ottimo modo per integrare, per fargli piacere qualcosa che magari sulla carta stampata del libro non è tanto piacevole. Cioè, ricordiamoci quando noi andavamo a scuola, non tutti gli argomenti li studiavamo No, con beh, piacere. chiaramente, Ecco. chiaramente. La seconda guerra mondiale poteva magari attirarti un po' di più, ma c'era qualcosa che ti attirava meno. Tornare a casa e averla magari in un videogioco poteva aiutarti ad avere un effetto diverso. Visceral authenticity, and he can't, hit somebody who's 6'4" every day without repercussion. So I took my licks where I could. Quello che c'è anche da dire è che però come introduceva lo stesso attore, effettivamente il gioco deve essere un kick-ass game, quindi nonostante Call of Duty sia un kick-ass game, ha anche questo potenziale narrativo e questo potenziale educativo, anche se vogliamo definirlo così, per le giovani, per i giovani. Who looked the best? Who looked the best in the suit? Jonathan, for sure. He's been doing a lot of squats. Heavy deadlifting makes the suit. Adesso qui forse la stanno tirando un po' per le lunghe con questa cosa. Bisogna capire se hanno effettivamente qualcosa da farci vedere o se invece Ma di sicuro rifaranno vedere il trailer. Magari senza farlo scattare, ecco, perché loro sono molto fluidi, belli da vedere, però vorremmo un po' di contenuti. To really go for it, because you're not just in some silly suit. This is World War II, and this is some serious stuff. Yeah. And so it gives you a whole new freedom that you wouldn't otherwise have. You can imagine your breath when when we're doing some of these winter scenes. You can squint at a fake sun and the volume, and those guys who have created this game build that in for you. So that freedom he's talking about, it's so exciting to explore. And I think it sets it up for what Call of Duty is, which is great storytelling. But please put hands together for our cast who've come down here today. The 3Js. Ok, quindi adesso li hanno presentati, li hanno fatti parlare, adesso ragazzi siete stati simpatici. You're still excited right now. I mean, I think I'm just in a state of excitement. I can't really get out of it. That was awesome and very insightful to hear from the cast. Now, don't worry, we still have a lot of reactions. Intanto io ho messo in chat un link alla news che vi porta al trailer e anche a qualche dettaglio in più sul gioco che abbiamo pubblicato su Spazio Games. Bravissimo Mario, è stato Grazie. tempestivo. Tanto da specificare che alla fine del tweet c'era smiley face, perché sennò Loads of exclamation marks. Thank you. Lot of exclamation mark. Grazie per questa bellissima. È dettagliatissimo. Sì, grande. Revolving around multiplayer. Guys, what can you tell us about multiplayer today? So there you go, the community has spoken. That's what lots of people are excited about. Mike, multiplayer, cosa si può dire? Oh my goodness, we have so much to share. Now we can't show you today a lot of big stuff coming at E3, but first and foremost, we're talking boots on the ground combat. And, that well-balanced Call of Duty run-and-gun action in a brutal and visceral head-to-head conflict of World War II. So from maps to movement to weapons to melee, our goal was to give players an all-new boots-on-the-ground experience for World War II. And then a bunch of new stuff, right? We've got war and voglio dare una nuova sensazione, più terra-terra. To capture or defend critical objectives. Now this mode changes map design, strategy, teamwork. Devono cambiare un po' di cose, giustamente, per far combaciare il mondo della seconda guerra mondiale e il multiplayer Call of Duty. Approach your Call of Duty multiplayer career, and it adds to the player immersion by allowing players to enlist in a specific unit of their choice. And finally, we have headquarters. This is something special, everybody, at Sledgehammer Games, and it's the first of a kind for the Call of Duty community. It's really a living space where fans can connect, be rewarded, compete, show off, and have fun outside of matches. It's a transformation of how the community comes together, and we really want you to see it to understand it. Vogliono un po' rivisitare anche tutto il mondo multiplayer con questi headquarters che vogliono cercare di... Comunque c'è del giocato. Was a tiny peek. I want more. Hai visto quanti giocatori? No, sto cercando di linkare la news in chat. Well, it's coming to E3. MP on the floor. For us, that's the first time Sledgehammer Games has been able to bring it to fans. Fans are coming to the conference. So prima volta che l'MP, il multiplayer, arriva ai fan, quindi alle 3.
I'm sorry to interrupt. I mean, multiplayer sounds sensational, but after reading other people's questions, I want to ask one of my own. Now, I know that there may or may not be some sort of co-op mode within World War II. Now, I am quite a big zombies fan, and there is a lot of people watching around the world that are also in the same boat as me. So we're all asking right Lui è here, right abbastanza now, appassionato di what can you zombie ed tell ha us montato about quel this co-op coop. mode? Absolutely nothing. Ci sarà una coop mode? Ci sarà. No, sorry. Yeah, you know, our third mode is it's an entirely new story, and it's a pretty horrifying experience, sort of like your office. You know, for Michael and I, it's our first horror game in years, and we're really, really psyched about it. It's the story of the Third Reich's desperate attempt to create an army in the final stages of the war. Quindi stanno cercando stanno facendo un po' il Wolfenstein della situazione, inglobandolo in Call of Duty con modalità zombie. Whoa! It's Visto? darling before makeup. Oh, thank you very much. Guys, I mean, this says very little, and normally I would be a little disappointed, but how can I be when, I mean, that just looks incredible. I would ask for more, but I'm probably going to get a no, right? Probably. Quindi nazisti zombie, quindi Hitler torna in That is a vita. Nazi zombie on the biggest cinema screen in the United Kingdom. And I think that is a fabulous way to end this first look at the Chiaramente erano in Inghilterra, giustamente, per la presentazione, come sentite dal bellissimo accento del... Yeah, thanks so Bloody much. hell. It's been a pleasure. You know, our hearts are full being able to share with fans. And we hope Questo fans non are è just as America, excited questo non è about Call of Duty inglese. World War II as we are to make it. Without a doubt, it really is the most personal and Quindi ha fatto vedere game I've ever worked on. multiplayer massivo con un sacco di giocatori. Hanno fatto vedere il zombie, modalità zombie che torna con i nazi zombie. And I'm sure Michael would agree. We've talked about this before, that this is the best game we've ever made. The best game. The best game. There you go. So Vabbè, è il miglior gioco che abbiano L'ho fatto. sempre fatto, ma è giusto che sia così, It is insomma. going to be such a wait till November the 3rd, it really is. So stick it in your iCal, tattoo it to the inside of your eyelids. November the 3rd, that is when this new Call of Duty, going back to its root, is coming out. November the 3rd. 3 di novembre, come anche abbiamo scritto nella news. Let's have another look at that trailer. Riguardiamo il trailer, adesso sperando non laghi. No. No, non ce la fa. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Get your head down and keep moving! We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot, we must not fail. Duty first. Perez! Won't be enough for you! How many casualties? We executed the mission. Get me the fuck out of here! How many? We had orders! Get to cover! Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas, farm boy. Pre-order now and get access to the private beta. Ok, un countdown di 2 minuti. Tra 2 minuti esplode la televisione. No, penso che abbiano fatto ripartire Spegnila! No, penso che abbiano fatto ripartire il trailer, cioè l'evento, oppure ci hanno detto di aspettare il post show.
Eventualmente se il post show si rivela così, noi quittiamo. Sì, andiamo a aspettiamo, mangiare. vediamo questo minuto e 30. Qualcuno in chat dice che a suo parere, la storia in questi giochi non conta molto. Invece io sono di un parere diametralmente opposto. Secondo me è proprio la storia che rende uno sparatutto ancora più interessante. Allora, per come erano diventati gli ultimi Call of Duty, con una storia che effettivamente non sapeva coinvolgere il giocatore, è normale che la storia sia meno importante. Ma perché? Perché poni molta più attenzione sul comparto multiplayer, rendi la storia abbastanza telefonata e semplice, per cui non ti prende. Però non è che la storia... Cioè, abbiamo visto Doom. Esatto. Per dire, Doom è figo, ma perché la campagna multiplayer è fatta bene. Sì. Indipendentemente dalla Anche quella storia. single player, Comunque, ti dirò. Che comunque, sì, secondo quella me single player, scusami. Sì, sì, la storia non è niente di eccezionale, No, però è comunque però bello. perché il gioco è Perché il fatto gioco proprio c'è. dinamicamente per il per Io il che non single sono un giocatore di Call of Duty, probabilmente questo Call of Duty ambientato in un periodo storico che a me piace tantissimo, perché è uno dei miei periodi storici preferiti, lo giocherei. Io ti dico, Battlefield 1, per fare un esempio, sì. con un multiplayer che poteva piacere, non poteva non piacere, che aveva comunque dei problemi, che sono sempre quelli storici della serie, era riuscito, con la campagna single player, ad avvicinare tanti giocatori. Era molto breve, però la campagna single player era veramente figa. Titanfall 2 è un'ottima campagna single player. Insomma, anche. Ragazzi, nel Però, momento in insomma, cui... ragazzi, è la seconda guerra mondiale, non può non contare in questo caso. No, assolutamente. Vediamo. Worldwide Reveal Post Show. Bravi. Quindi probabilmente continueranno. Cool, boys. Right. See you back at the hotel. Let's get to the Nathan? rooftop bar. And this is Dave. Right, okay, thank you. Did you forget for a moment there? Yeah, I wasn't sure, man. So, look, we've got 12 minutes. There is a countdown that's going on. We're going to wrap up everything that you've seen 11:49, 48, come on. 12 minuti hanno. It gets to zero, man. And Holly's got a list of stuff that we're going to go through, we're going to chat through, and then we're going to get Glenn and Michael back on stage to answer a couple of our questions. So, Holly, kick us off, Holly. What's the number one on your list? Okay, so this one kind of sounds a little bit daft, but with Call of Duty World War II, they have said that they haven't been able to make this before because it needed current gen technology. So they couldn't do it previously. It certainly looks different. Dave and I are quite old, and we Speak for remember yourself. Come on, dude. World War II games that we used to play on old systems. They Tecnicamente hanno bisogno di tecnologia nuova generazione. Call of Duties, like the first four in 4x3. Vediamo che cosa hanno messo in piedi. Yeah, so very close like to the screen. SD, I mean HD World War II. Come on, Dave. HD now is pretty exciting. I'm looking forward to that. Yeah, exactly. And well, like you were saying, it's very appropriate that we're here at the. This screen is enormous. I hope they don't put our faces on it at any point because that would be terrible for everybody. Yeah, it's really appropriate here. It's going to be a big cinematic experience. But it's also got a story, Holly, point number 2. It does have a story. Yeah, we're actually going to be following Private Red Daniels. The most American name ever. It is the most American name ever because he is in the American army. Yeah, that's fair enough. But however, there will be Allied soldiers as well, so you'll come across the French and the British. Yeah, and it's a story about camaraderie. I picked up on that term a lot. Camaraderie. Una storia di cameratismo tra soldati. So that's pretty exciting. I mean, you know, it's going to be a story about a squad, not just a person, and how they interact. There's also going to be iconic World War II moments. Definitely like the feel of it. You like number 3. Yes. Stanno un po' spiegando e facendo il recap di quello che abbiamo visto prima, un pochino più nel dettaglio, in maniera meno discorsiva. D-Day, it's the kind of, it's the classic. I think Band of Brothers is a big touching point for people of my generation. So it's going to be, moving from kind of France, that big kind of set piece of the D-Day landing, all the way through to Germany. Yeah, I mean, we saw some of the D-Day landings in the trailer, which looks harrowing and horrible. And they've also spoken about the Battle of the Bulge, the liberation of Paris, and then I heard the Rhine was mentioned, and you were really taking notes, in 1945. You were doing well. I'm just saying, man. You know what else happened in 1945? Diversi momenti storici visti, diciamo, dagli occhi di questa squadra, che passa comunque sono soldati americani, quindi tutto dopo lo sbarco in Normandia. Ci sarà la liberazione di Parigi e poi I want to know a little bit more, and I think this is
I'm going to try and push Glenn and Michael to give me a bit more later on as well. Exactly. Imagine if we got the opportunity to actually Well, ask them. they said sneak peek, and it was like the sneakiest peek ever. I mean, it was like looking through a little crack. I actually missed it. Yeah, you were writing turned notes away. at the time. But I mean, it's pretty amazing. That's like a completely new innovation for Call of Duty. Like, so I don't know what that is going to mean. Dude, it might be something that's like a Call of Duty Online that I'm good at now, just hanging out. Well, that's the bit Being you're good at. cool, I'm yeah, really good at social multiplayer. skills. Just hang out and chat to people and Yeah, make friends. exactly. I'm really social. You're really bad at making friends. Thanks, man. Thanks, Dave. And also there were some new modes which have been announced. Holly, you have a line to tell us about. This is on point number 5. Divisions, right? I will tell you my line about divisions. So this basically allows you to take on, funnily enough, different divisions. For example, you could take infantry, or you could take being in the armored division. However, it will impact your MP progression. Yeah, this is such a Quindi si può far parte di una di diverse divisioni, una può essere quella dei soldati, una può essere quella dei veicoli, una di quella degli armored, quindi comunque dei corazzati, e a seconda di queste avremo una progressione diversa all'interno del multiplayer. Quindi questa cosa della progressione e degli elementi di ruolo all'interno del multiplayer torna anche in Call of Duty World War II. The Allied versus the Axis forces, but this time you're in teams and you're fighting for strategic objectives. Right. As soon as I heard strategy, man, I thought I'm thinking, big war room. E dovrebbe esserci anche un aspetto strategico perché si appartenendo a determinate fazioni, da quello che ho capito. But it is great that there's new modes coming, there's new multiplayer experiences still coming out of Call of Duty. We need to move along though. We're talking about kind of online experiences. Co-op mode. We tossed a coin. Who gets to say it? Dave gets to say it. Nazi zombies. There we go. I was sorry, I was overwhelmed by the moment then. Nazi zombies. Which, I mean, you all saw the art. Looks ridiculously hideous. Like, really, really horrible. And they've, again, just whet our appetites with that. So not a lot to say, but well, you know a little bit about the story, right, Holly? Yeah, the idea is Third Reich, they're getting desperate, so they've turned to the crazy science, which has created Nazi zombies. Yeah, it's the classic Nazi zombie story. Nazi occultism. Zombie. Yeah. Bad dudes. And we're gonna round out. Obviously, we're from PlayStation Access, so this is good news for us. The PlayStation relationship. Thank you to the one person who walked, by the way, Justin. That's really nice of you. We can't see you because of the lights, but you're my favorite. And Ci the sarà un PlayStation particolare relationship continues for another trattamento year. con la Holly, what does PlayStation? that mean? So we know the beta is coming, but we can tell you that you will be playing it first on PlayStation 4. Quindi la beta arriverà e quando arriverà la giocherete prima su PlayStation 4. Right, well, I guess we should kind of move on to the next bit. So that was our wrap-up. So in case for some reason you missed the live stream, this was kind of the wrap-up of everything that was shown, hopefully a little bit more. Esatto. But I guess we should Recappone generale di neanche 12 minuti tutto quello che hanno detto nel corso della conferenza. Molto comodo e utile perché effettivamente ha fatto fatica magari a seguire tutta la prima parte o qualcosa. I think it was camaraderie. Is it camaraderie? Oh, dude. No, I've said that Oh, thousands of this is people. cool. Was that Touching. I don't know. That's for sure. Oh, that's embarrassing. Oh, I'm going to have to change my question I don't now. have a pocket to put my hand in to look really relaxed. So, guys, so that was an amazing presentation. Thank you so much for joining us back on stage. For people who watch our channel, it's not a Call of Duty kind of dominated channel, so we hear boots on the ground a lot, right? And I think anyone who follows Call of Duty knows exactly what that means. But for the tens of people out there who don't, could you just kind of give us a sense of what does that mean for Call of Duty, where it is now, and what does boots on the ground, going back to boots on the ground, mean? Yeah, I mean, boots on the ground. Ecco, questa è forse una domanda interessante. Cioè, sappiamo Call of Duty dove è andato, ma cosa vuol dire che rimetti i piedi per terra? What we're bringing it back to. So it's fun, it's fast, it's strategic, it's that great skill-based gunplay that made Call of Duty what it is today. And it's also, I mean, one of the things that really In realtà hanno detto proseguiremo praticamente su quell'onda. On stage, I've actually been watching with my son. He's probably slightly too young to watch it, so I won't say how old he is. But it is very interesting to think that there's a generation of players out there who this is going to be their first kind of big media exposure to World War II, right? And that's something that you guys get to give them. So is that something that you guys as a studio have thought about a lot?
Yeah, we knew there'd probably be 1-2 generations that haven't really watched Private Ryan, and it's been 10 years. Anche qui è una generazione di giocatori che forse per la prima volta avrà accesso alla seconda guerra mondiale. In che modo lo studio ha cercato di adattarsi a questa cosa? Praticamente le stesse cose che abbiamo detto prima, i discorsi che bene o male abbiamo già fatto, quindi stanno ripetendo in sostanza le cose che ci siamo già detti prima. Direi che infatti tanto di più non diranno. No, secondo me no, anche perché insomma sono 50 minuti che Andiamo avanti. Penso che in 50 minuti loro abbiano più o meno detto tutto quello che c'era da dire, anche perché ci stiamo basando esclusivamente su un trailer che tra l'altro poveri loro scattava anche. Adesso abbiamo in realtà 4 minuti, poi dopo dovrebbero chiudere. Qualcuno domanda come si fa a sconfiggere Hitler se si era suicidato. Infatti è un po' una domanda che avremmo potuto porci con Wolfenstein. Perché risorgerà zombie. Ah, vabbè. E certo, ragazzi. I think one of the other things is that in the last 20 years, a lot more information has gotten out. So, we've got some details that, maybe not have been. Comunque stanno dicendo che nonostante tutto nel corso del tempo sono aumentate le informazioni, quindi il fatto di ritornare alla seconda guerra mondiale non vuol dire magari recuperare giochi anche soltanto dal punto di vista storico, i giochi che hanno caratterizzato la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che erano quelli ancora incentrati sulla seconda guerra mondiale, ma vuol dire comunque fare una ricerca aggiuntiva e offrire qualcosa che prima non c'era stata l'occasione di portare. And what they who and what they encounter. So we will have different characters. I mean, this is an international war, so and it's also a different time, right? So we have a lot of different characters in the game, and we talked about Rousseau earlier, and Zussman and Crowley, who's British. We also have we bump into an African American platoon that was there, and of course the way that they incredibile che laghi soltanto quando poi mostrano del gameplay. Ma sai che in realtà penso che possa essere un problema di encoding o che cosa che abbia qualche cosa particolare, per cui nel momento in cui la scena si complica aumenta il bitrate e ti scatta di... Però cavolo. No, è strano che su... veramente strano, però... In multiplayer ci sarà la fazione dei nazisti, questo gioco uscirà in Germania, ci sarà Mussolini, tantissime domande alle quali purtroppo non sappiamo rispondervi. The whole world is very excited about where it all began. Was part of your process at all going back and looking at the Mancano esattamente 1 minuto e 35 alla fine di questa intervista. Un po' di circostanza, ma comunque interessante. Io vi rimetto in chat il link al trailer sul nostro sito, dove trovate tutte le informazioni di quelle che sono stati i primi annunci fatti oramai quasi un'ora fa. Vi ricordiamo che Call of Duty avrà un accesso anticipato su PlayStation 4. Non si sa ancora quando uscirà la beta. La beta non ha ancora una data, si sa che il gioco arriverà il 3 di novembre, che alle 3 avremo modo di vedere qualcosa di nuovo, che è ambientato nella seconda guerra mondiale, e hanno snocciolato insomma tantissimi elementi fondamentali atti a capire che il loro lavoro di ricerca e di studio per il periodo storico sono state tantissime e fondamentali. Non sappiamo le fazioni che ci saranno, non sappiamo ancora bene quale sarà la vicenda raccontata, hanno detto quali sono le fazioni. No, hanno detto nel single player, hanno detto che verranno raccontate la storia di questi 3 commilitoni, di cui Normandia, Belgio e... Sì, sono comunque soldati americani. Sì, esatto, Normandia, Belgio e hanno detto forse anche il canale della Manica? No, c'era Francia, allora c'era confine Francia-Germania, Belgio di sicuro, e poi vabbè, sbarco in Normandia. Ok. Anticipiamo chi ci dirà, vergogna, la Normandia è in Francia, sì, ma... Sì, ma infatti ha detto il confine tra Francia e che poi la gente cioè voglia proprio di dire castronate a destra. Vergogna, la Normandia è in Francia. Io so, ci sono anche stato.
and a bunch of ways to really engage in the community in ways. Ragazzi, adesso li cacciano via. That is it, guys. Thank you so much for coming back out and joining us. Appreciate it. Guys, thank you so much for watching at home, for being here. We really appreciate it. Bene ragazzi, thank you so much. Thank you so much for being here. We're trying to go home and eat something. We'll see. Tomorrow, we will see. Toyota. We will see Toyota. Call of Duty World War II. Thank you so much for joining us. It's been an incredible evening. Thank you so much for So much, joining us. Mario. Thank you so welcome. much for joining us. When you want, you can come here. Ok, thank you. You're welcome. Arigato. Namaste. Vabbè, abbiamo finito, ragazzi. Questo non lagga. No. The Second World War goes beyond all boundaries. Questo è lo stesso di prima. Era il secondo trailer che hanno fatto. E non lagga. È lo stesso di prima, nel quale vi raccontano un po' di informazioni su quello che faranno, quello che hanno fatto, lo studio di tutto quello che è stato fatto. Comunque, se volete recuperare tutto, potete, appena il video finirà di essere elaborato su YouTube, tornare indietro e guardare tutto il video senza alcun problema. Sì, magari saltate i pezzi dove ci siamo un po' incespicati tra questioni tecniche o altro. Sì, però insomma riuscite a recuperare tutto. Invece vi ho messo il link che vi rimetto in chat per poter andare a vedere quello che è il trailer, tutte le informazioni che abbiamo pubblicato sul nostro sito. Uscirà un articolo di recap di quanto visto adesso a brevissimo, quindi stasera sulla brevissimo. Quando in riusciamo, serata, ragazzi, domani siamo mattina. persone. No, Quindi, stasera. Stasera Qua potrete continuo ad andare a sulla letto. homepage di Spazio Games, dove tra l'altro trovate anche la video recensione di Siberia, la recensione del nuovo DLC di Watch Dogs 2, nessun compromesso. La video recensione di Tutte le Sniper ultime Ghost Elite, la video recensione di Super Mario, la video recensione tante cose. E troverete anche il recap di quanto visto adesso, quindi se vi siete persi la prima metà potete andare a leggere e scoprire che cosa ci hanno raccontato in questo reveal di Call of Duty. Per tutto il resto noi invece ci diamo appuntamento, penso, alle 3 per Call of Duty, per tutto il resto domani. Alle 3, non alle 3. Alle 3, che bello. Ragazzi, un saluto. Alla prossima. Thank you so much for joining us. You develop bonds with those people. Hopefully players will walk away from this story feeling like they really know these guys. Welcome to the Bloody First. And they care about them. Art influences the game in a huge way. The lighting and the tonality and the colors. We want to be able to have the player feel something. By creating a very believable environment, it allows the player to slip into this world. The vision for the art direction we call dark and beautiful. It was emotionally dark, visually beautiful. More than just being cool and pretty, it's about trying to get people to have a deeper emotional reaction to the game. Our modeling department is amazing. The weapons, vehicles, the tanks, even the cars you might see on a city street. The level of detail is just phenomenal. It's a huge endeavor, but we have to stay true to the source material. We have to research and watch a lot of film, a lot of archive footage to see how combatants in World War II would behave. Sometimes the hardest things are the biggest payoffs. The combination of the model, the animation, and the audio creates that punchiness to the weapon. We record everything. Every location we record in for the game. The ambiences, the music, the dialogue, everything has to be created from scratch. We had a real opportunity here to do a level of authenticity and reality true to the war, true to the soldiers who fought in that war. We had this great opportunity with Marty Morgan, our military advisor. We spent a lot of time on a gun range with all of the authentic World War II weaponry. It's critical to understand the absolute violence of the Second World War. It's critical to understand how weapons and firepower function. This is a story that's bigger than all of us. This is a whole new generation who might not have a lot of experience with in this time period. I think this is a great opportunity to have them experience that and feel that. We've made something pretty incredible, and I'm very proud of it. It's perhaps the greatest compliment I've been paid in my career to work on this project. This is the most powerful game I've ever worked on. It's very personal, it's very humbling. You know, I've been making games for over 26 years. And I'll tell you, it's the best game we ever made.